Eccoci qua, sono in una nuova postazione, nuovo paese, nuova vita, nuovo tutto e anche nuovo video. Allora, nel video di oggi vi voglio insegnare delle alternative più colloquiali e spesso francamente anche più comuni, più utilizzate, a delle espressioni molto comuni che sicuramente avete imparato e che sono comunque delle opzioni valide, ma che sono un po' scolastiche, un po' rigide e un po' noiose anche. Quindi oggi prenderemo delle espressioni che dicono urlano straniero che sta imparando l'italiano e le sostituiremo con delle espressioni che invece daranno l'impressione a chi vi ascolta che voi abbiate una familiarità estrema con la lingua italiana e tanta disinvoltura nel modo in cui la parlate, tanta naturalezza. Portiamo il vostro italiano al livello successivo oggi, ok? Vorrei cominciare con un'espressione che è probabilmente la prima espressione che una persona impara in una lingua straniera, o comunque tra le prime 5, che è come stai? Oltre all'alternativa come va, che tutti conoscono, ci sono anche altre espressioni molto comuni che servono a trasmettere un concetto molto simile. Per esempio, potete chiedere a una persona come te la passi? Dunque, il verbo passarsela è un verbo che indica il modo in cui ti stai vivendo la vita o un determinato evento o periodo della tua vita. E quindi abbiamo preso questo verbo passarsela e l'abbiamo messo nell'espressione come te la passi? Oppure ancora puoi chiedere a qualcuno ehi, tutto a posto? Che è semplicemente un modo per chiedere se tutto va bene, però implicitamente stai chiedendo a una persona come sta. Infine, una terza opzione che potete prendere in considerazione è chiedere a qualcuno cosa mi racconti? Che significa cosa mi puoi dire della tua vita? Che avvenimenti interessanti, particolari sono successi nella tua vita di recente? Mettimi al corrente sulla tua vita. Dunque, quando qualcuno ci ringrazia in italiano e ci dice grazie, ti ringrazio, eccetera, normalmente la risposta più comune che diamo, la prima risposta che impariamo quando stiamo imparando l'italiano è prego. E prego va benissimo. Però se volete variare un po', cos'altro potete dire? Forse conoscete già questa prima opzione che vi voglio dare, che è non c'è di che. Non c'è di che essenzialmente vuol dire non c'è nulla di cui ringraziarmi. Quindi significa che la cosa gentile che ho fatto per te e per la quale mi hai ringraziato, per me non era un problema, non era un peso, non è stato qualcosa di difficile. Quindi non c'è bisogno di ringraziarmi, non c'è di che. Ma questa penso la conosciate già tutti. L'altra opzione, che è un po' meno comune, un po' meno conosciuta, è figurati. Il significato letterale di figurati è quello di immagina. Essenzialmente, quando ringrazi qualcuno e lui ti dice figurati, quello che ti sta dicendo è immagina se possa essere un problema per me fare quello che ho appena fatto per te. Immagina se ci fosse bisogno veramente di ringraziarmi. Quindi anche questa espressione serve semplicemente a indicare il fatto che quello che abbiamo appena fatto non è per niente un problema, non mi ha creato alcun inconveniente. Poi troverete che figurati ha anche altri significati che comunque in qualche modo sono collegati allo stesso concetto. Per esempio, figurati può introdurre una situazione assurda o addirittura una situazione ancora più assurda di quella che è già stata menzionata. Per esempio, mio padre non ha voluto contribuire economicamente neanche alle mie tasse universitarie. Quindi figurati se mi compra una macchina. Quindi la situazione in cui mio padre mi compra una macchina è assolutamente assurda, data l'informazione che abbiamo ricevuto nella prima parte della frase, quella in cui si dice che mio padre non ha contribuito economicamente alle mie tasse universitarie. Quest'ultimo esempio in cui si menziona
un padre è un'ottima transizione per la prossima cosa che vi voglio insegnare. Molto semplicemente, in italiano, se stai parlando dei tuoi stessi genitori, invece che dire i miei genitori, puoi dire semplicemente i miei. Quindi usare semplicemente l'aggettivo possessivo, togliendo il sostantivo, il che alla fine rende questo aggettivo possessivo un pronome possessivo. Quindi, per esempio, dire quest'estate sono andato in vacanza con i miei genitori è lo stesso di dire quest'estate sono andato in vacanza con i miei. Ovviamente in alcune situazioni ci può essere un'ambiguità e allora è meglio specificare genitori. Ma nella gran parte dei casi, se dite solo i miei, un italiano darà per scontato che state parlando dei vostri genitori. Ora immaginatevi uno scenario in cui avete un appuntamento con una persona, alle 10 per esempio. Le 10 si avvicinano e questa persona vi manda un messaggio e vi dice «Scusami, ho avuto un imprevisto e sarò un po' in ritardo». Ora, un modo più standard e più scolastico di rispondere a questa persona può essere «Non ti preoccupare» oppure «Prenditi il tuo tempo», per esempio, per dirgli di non avere fretta e di non, appunto, preoccuparsi del suo ritardo. Però, molto colloquialmente, in italiano, ci sono due opzioni che secondo me vi faranno sembrare più naturali. La prima è tranquillo o tranquilla, se vi state rivolgendo a una donna, e tranquillo significa quiet in inglese, ok? Tranquillo significa senza preoccupazioni in questo contesto. Poi ha altri significati, come per esempio senza rumore, senza problemi, eccetera. Però in questo caso indica il fatto di non avere preoccupazioni. E quindi state dicendo all'altra persona che può stare tranquilla, che non deve preoccuparsi, quindi, appunto, che deve essere senza preoccupazioni. L'altra opzione colloquiale che vi voglio insegnare è fai con calma. Fai con calma significa fai quello che devi fare prima di arrivare al nostro appuntamento con calma. La calma è la mancanza di ansia, di agitazione, di preoccupazione ancora una volta. Quindi anche qua state invitando l'altra persona a fare quello che deve fare con una mancanza di turbamento, di ansia e di preoccupazione. E soprattutto senza fretta. Bene, ora immaginiamo uno scenario in cui stiamo cercando le nostre cuffiette e chiediamo a qualcuno «Scusa, per caso hai visto le mie cuffiette?» E quell'altra persona ci risponde «Sì, eccole qua!» E poi, prima di darcele, ci dice «Prendi!» «Oh, grazie!» Quindi dire prendi va benissimo, è letterale, no? Ci sta dicendo di prendere le cuffiette. Però c'è un'alternativa un po' più colloquiale e un'altra ancora più colloquiale e informale, quindi ve le mostrerò entrambe. La prima è «Sì, sono qui, tieni!» Tieni, quindi, viene dal verbo tenere. Tenere significa reggere, significa prendere qualcosa e non lasciarlo andare. Però è un modo molto comune per dire a qualcuno di prendere quello che gli stiamo dando. Infine, l'opzione più colloquiale di tutte, che secondo me dovreste evitare con qualcuno che non è un vostro amico, perché può sembrare quasi maleducata, è «Sì, sono qui, to!» Ok? Quindi to significa tieni, significa prendi. Generalmente è scritto o T-O-H oppure T-O apostrofo. Ancora una volta molto colloquiale e non troppo educato, ma con gli amici lo usiamo sempre. Un'altra parola che non solo rima con to, ma è anche altrettanto, diciamo, quasi maleducata, ma non proprio, è la parola boh. Boh non è il verso che facciamo quando cerchiamo di fare paura a qualcuno, quello è bu. In Italia spesso abbiamo la tendenza a usare questa parola boh, scritta B-O-H di solito, per dire non lo so. Quindi se state facendo una conversazione con qualcuno con cui avete un buon rapporto, o un vostro amico o un familiare, potete dire boh invece di non lo so. Scusa, che fine hanno fatto le mie cuffiette? Boh. Poi,
Quando qualcuno vi chiede la vostra opinione su qualcosa, su un'esperienza, su un film, su un libro, su qualcosa che avete fatto, e questa cosa non vi è piaciuta tantissimo, o meglio, non vi ha fatto schifo, cioè non l'avete odiata, non era terribile, però non è che vi sia piaciuta più di tanto. Invece che dire che l'esperienza non è stata niente di particolare, non è stata niente di speciale, potete usare l'espressione niente di che, oppure potete dire che non è stata un granché. Allora, il film che hai visto com'era? Ma niente di che. Ma non era un granché. Infine, prima di concludere questo video, per dirvi che ci vediamo presto, che ci vediamo nel prossimo video, posso usare delle opzioni più colloquiali e più naturali. La cosa più naturale che potete fare in italiano è prendere quel ci vediamo e sostituirlo con a. Quindi, per esempio, invece che dire ci vediamo nel prossimo video, posso dirvi al prossimo video. Invece che dirvi ci vediamo domani, posso dirvi a domani. Invece che dirvi ci vediamo la prossima settimana, posso dirvi alla prossima settimana. O l'opzione che credo sia più comune, invece che dire ci vediamo la prossima volta, potete semplicemente dire alla prossima e togliete anche la parola volta, solo alla prossima. Bene, per il video di oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Fatemi sapere cosa ne avete pensato nei commenti qui sotto e se avete altri suggerimenti per espressioni di questo tipo, lasciateli sempre nei commenti. Non dimenticatevi di andare a vedere il link del mio Patreon se volete supportarmi e se volete avere video extra ogni settimana e la trascrizione di tutti i miei video. Andate ad iscrivervi. Infine, se volete fare delle lezioni private di italiano con me, troverete il link al mio profilo italki sempre nella descrizione qua sotto. Ci vediamo alla prossima!